Oggi mi è successa una cosa piuttosto buffa, perché mi sono arrivate due telefonate di fila di due clienti diversi, in cui il primo mi ha detto: guarda, improvvisamente sono scomparsi dei file dal mio computer e sono certo di avere un virus. Il secondo invece mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, il mio computer è rallentato e purtroppo ogni tanto compaiono delle schermate blu, sono certo che sia rotto. Mi dirai, dove sta la cosa buffa? Semplicemente nel fatto che in realtà il computer del primo era rotto e il computer del secondo aveva un malware. E tu sei capace di capire quando un malware sta attaccando il tuo computer? Beh, se la risposta è no, andiamo a vedere insieme come capirlo con un semplice colpo d'occhio. Ti senti pronto? Iniziamo. Ma come si fa a capire con un colpo d'occhio se hai un malware sul tuo computer? La prima cosa da chiarire è che c'è una vasta gamma di effetti che i malware possono avere e che possono differire anche abbastanza tra loro. Quelli che andremo a vedere oggi sono i 10 principali sintomi che ti consentono di ipotizzare di avere un malware sul tuo PC in modo da poter agire di conseguenza. E partiamo con il sintomo numero 1. Il PC improvvisamente risulta essere rallentato. Non devi affidarti semplicemente alla tua sensazione, devi anche verificare questa cosa. Premesso che ho realizzato anche dei video specifici che spiegano meglio questo concetto e che ti lascerò in descrizione, la prima cosa che puoi fare è premere la combinazione di tasti Ctrl, Shift ed ESC sul tuo computer che produrrà questa schermata qui. Tutto ciò che ti interessa è questa riga qui in alto ed in particolar modo le voci relative alla CPU e al disco. Se non sai leggere questi valori non devi assolutamente preoccuparti. Sono valori espressi in termini percentuali e quindi tutto ciò che devi sapere è che più bassi sono e meglio è. Nel caso della CPU, ad esempio, vediamo che la mia CPU sta lavorando in questo momento tra il 4 e il 5%, quindi possiamo ipotizzare che il computer non ha nessun genere di problemi di malware. Se viceversa la CPU dovesse lavorare dal 90 al 100% in maniera continuativa, quindi per periodi prolungati di tempo, allora significherà che molto probabilmente c'è un malware che sta assorbendo risorse alla CPU, costringendola a lavorare contro di noi. E lo stesso discorso vale anche per il nostro disco. In questo momento, come puoi vedere sulla mia macchina, il disco sta lavorando allo 0% e questo perché non sono attivi assolutamente dei processi che stanno richiedendo l'utilizzo dell'hard disk. Ma anche se l'hard disk fosse occupato tra il 10, il 20 e anche il 30% non sarebbe assolutamente preoccupante, perché spesso ci sono dei processi che lavorano in background sul nostro computer, quindi dei processi che noi non vediamo ma lavorano, e comunque l'utilizzo dell'hard disk rimane entro dei parametri di normalità. Il momento in cui invece dobbiamo iniziare a insospettirci sarà come nel caso della CPU, quando il nostro hard disk lavorerà per periodi prolungati di tempo tra il 90 e il 100%. Naturalmente in quei casi saremo legittimati ad andare ad investigarne le cause che magari possono essere anche riconducibili a un malware. Un secondo sintomo assolutamente importante da non sottovalutare è quando il nostro computer improvvisamente si blocca e magari produce anche schermate blu proprio come questa qui. Ebbene, in questi casi sarà sicuramente importantissimo indagarne le cause, perché oltre a un potenziale malware potrebbe trattarsi anche di un problema hardware o software che potrebbe compromettere la salute del nostro computer. Eccomi qui, un'altra cosa a cui dovrai fare attenzione saranno questi annunci qui, importantissimi perché ci avvertono che sul nostro computer è stato disattivato l'antivirus. Non importa che antivirus tu abbia, se mai dovessi vedere un annuncio come questo qui dovrai assolutamente insospettirti ed andare quanto prima ad indagarne le cause e possibilmente a riattivare il tuo antivirus.
Ed oltre alle schermate blu dovrai fare anche estrema attenzione quando ripetutamente sul tuo computer dovessero andare improvvisamente in crash dei programmi con delle schermate come questa qui. Ebbene, in questi casi probabilmente si tratterà di un semplice programma difettoso, ma in ogni caso sarà opportuno andare ad indagarne le cause perché naturalmente si potrebbe trattare di un malware, ma anche di un problema relativo a questo programma che potrebbe compromettere la stabilità del tuo computer. E se sei abituato ad avere una velocità di connessione abbastanza buona, dovrà essere motivo di sospetto anche un improvviso rallentamento di internet, soprattutto se non hai apportato alcun genere di modifiche o cambiato la linea o se non sei passato per caso da una connessione cablata che è più veloce ad una connessione wireless che è notoriamente più lenta. Ebbene, se i siti dovessero iniziare ad aprirsi in maniera estremamente rallentata, è possibile ipotizzare che ci sia qualche software parassita che sta usando buona parte della tua banda per scopi non esattamente leciti. In questi casi fai assolutamente un controllo e se non sei in grado di arrivare a capire quale sia l'origine del problema, il mio consiglio è sicuramente di rivolgerti ad un tecnico. Se poi utilizzi un notebook, dovrai far caso ad un qualcosa di particolare. Improvvisamente la tua batteria potrebbe esaurirsi molto più rapidamente del solito. Attenzione però, questo può essere dovuto anche ad un fenomeno di usura della batteria che notoriamente sui computer portatili inizia a verificarsi trascorsi i primi 2 anni circa di età della macchina stessa. Ma se soprattutto la tua macchina è nuova oppure hai appena cambiato la batteria e questa inizia ad esaurirsi molto rapidamente, sarà un ulteriore motivo di andarne ad investigare le cause, anche in questo caso magari in compagnia di un tecnico informatico. Una cosa che invece spesso fa allarmare i miei clienti, ma non è necessariamente sintomo di un malware vero e proprio, quanto piuttosto di siti fraudolenti che hanno preso a inviare notifiche sul nostro computer, è la comparsa improvvisa di una serie di messaggi tipo questi. Questi messaggi possono accumularsi e diventare molto fastidiosi, ma in questo caso ci basterà semplicemente disattivare le notifiche dal nostro computer per potercene sbarazzare facilmente. E sicuramente non sarà buon segno e sarà motivo di sospetto quando nel nostro browser, senza apparente motivo, la nostra homepage solita dovesse improvvisamente cambiare, trasformandosi in un qualcosa di magari simile, ma che ci conduce a risultati di ricerca fraudolenti. Ebbene, in questi casi sarà sempre necessario far girare un anti-malware che quasi sicuramente riuscirà autonomamente a risolvere il nostro problema. È una categoria a parte che si merita decisamente il titolo di categoria più odiata in assoluto dagli utenti. Sono quei presunti falsi optimizer che ti dicono che sul tuo computer ci sono 1000 problemi oppure 2000 virus quando assolutamente nessuno glielo ha chiesto. Ebbene, se ti capita qualcosa del genere, sappi che nella maggior parte dei casi questi possono essere rimossi come dei normalissimi programmi entrando nel pannello di controllo e andando manualmente a disinstallarli. Se questa operazione non dovesse avere successo, sarà comunque opportuno fare girare un anti-malware sul tuo computer. E ridendo e scherzando si fa per dire, siamo arrivati al numero 10 e non ultimo, certo per importanza, della nostra classifica. E sono quei momenti in cui ci chiama qualche cliente o qualche amico chiedendoci come ci sia saltato in testa di mandargli un'email del genere. Sono tra le peggiori brutte figure che possiamo fare perché sono di solito email che riconducono a dei casinò online oppure a dei siti di carattere pornografico che vengono inviate dal nostro computer a nostra insaputa a tutta quanta la rubrica.
Ecco, al di là di ogni scherzo, questi malware sono, oltre che molto noiosi, anche abbastanza pericolosi e bisognerà sicuramente andare a fare un controllo molto approfondito della nostra macchina, perché è evidente che hanno preso, e non sappiamo a quale titolo, il controllo completo della nostra casella di posta. Prima cosa quindi cambiare la password, seconda fare una bella passata, magari incrociata, con 2 antimalware e un antivirus, che non guasta mai. Bene, spero davvero che con questi consigli tu riesca a difenderti molto meglio dai malware e soprattutto a riconoscerli al primo sguardo nel momento in cui il tuo computer dovesse mostrare qualcuno di questi sintomi che devono sempre metterci in allarme. E siamo arrivati al termine anche di questo video, ma prima di concludere devo assolutamente fare 2 ringraziamenti al prezzo di uno. Devo infatti ringraziare sia Giorgio Brusasco che Mike Leone per il loro super grazie. In realtà Mike Leone e Giorgio Brusasco sono la stessa persona, ma appare chiaro che si tratta di un soggetto schizofrenico con doppio nome e quindi lo ringrazio 2 volte. Scherzo naturalmente Giorgio, ti ringrazio molto per il tuo supporto perché è sempre graditissimo, così come i tuoi commenti e quelli di tutti gli altri che hanno la pazienza di impiegare qualche minuto del loro tempo per commentare e magari darmi anche qualche consiglio per quanto riguarda i video. E detto questo devo ringraziare come sempre anche te per aver guardato questo video ed averlo fatto fino a questo punto, e a questo punto come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.